Senti, vuoi fare una domanda ai tuoi nuovi amici digitali? C'è qualcosa che ti ha colpito, che ti porti adesso mentre vai in studio a scolpire? Perché io poi ti ho, col fatto dell'ora legale che c'è a New York, ti ho rubato più tempo di quello che ci eravamo detti. C'è qualcosa che ti porti dietro di Marco, di Angelo, che hanno detto a cui vuoi chiedere loro qualcosa in particolare? No, dirò, se quando tornerò al lavoro farò qualcosa di buono sarà merito mio, se rompo qualcosa potrò dire che è colpa vostra che mi avete messo addosso un sacco di roba. No, scherzo. No, anzitutto vi porterò nel cuore, mi avete regalato un'ora in cui mi sono arricchito e non sto facendo il leccapiedi, è un fatto, e questo è successo già quando poi ci siamo conosciuti dal vivo e si ripete, quindi vi ringrazio perché insomma qui c'è soltanto da imparare, condividiamo delle cose ma poi alla fine insomma impariamo e niente, spero, non ho domande, io li frequenterei dalla mattina alla sera così per starli ad ascoltare, per vederli dietro le quinte, zitto e buono, come si faceva una volta tradizionalmente, che l'apprendista stava zitto e stava lì che guardava il maestro e imparava. E quindi, dato che riconosco in loro l'arte, io farei questa cosa qui, starei zitto e buono e li osserverei mentre creano, cercando di rubare con gli occhi. Questo farei, diciamo così. Che l'attitudine del boutique apprentice, dell'apprendista di bottega, di scuola rinascimentale, che funziona sempre bene, sembra. Sì, si impara guardando, copiando, poi percorrere, seguire i passi di qualcuno per trovare i propri. Marco, di questi tuoi nuovi amici digitali che ti ho fatto conoscere oggi, c'è qualcosa che ti ha stuzzicato, ti ha colpito, Io l'unica domanda che mi viene adesso da fare è a Iago, perché ha un nome così operistico che non posso farne a meno. Shakespeariano e operistico, perché insomma l'Otello di Shakespeare e quello di Verdi sono secondo me i due più grandi capolavori della storia dell'Occidente, e Iago è il protagonista di entrambi, quindi la cosa che mi viene da è chiedergli se ha mai pensato che il suo lavoro, cioè il suo lavoro materico, in qualche modo la sua arte materica, potesse essere impiegata in una messa in scena. Interessante. Noi abbiamo molto bisogno di idee del genere, di arte del genere, quando cerchiamo di costruire delle scenografie che non sono soltanto delle quinte dipinte come si può pensare o semplicemente degli oggetti che devono essere funzionali, e quindi gli artisti come lui possono dare un grande contributo alla messa in scena contemporanea. Non l'ho soltanto pensato, l'ho sognato, perché vivo cioè mi immagino proiettato in una dimensione del genere e poi tra l'altro mi reputo un decoratore. A me per esempio non interessano più le mostre, cioè forse farò la mia prossima mostra, l'ultima, l'ultima mostra in un museo in Brasile, e poi mi interessa soltanto fare operazioni, cioè faccio un'opera e sia quella, non opere in serie, non la vendo, la condivido, cioè voglio fare un lavoro diverso, quindi anche generare dei meccanismi completamente nuovi che però fanno leva sulla tradizione, sul tramando. Secondo me questa è la vera innovazione. Cos'è che sconvolge oggi? Vedere un ragazzo che disegna, che fa un disegno, perché ci siamo allontanati troppo da tutto quello che invece è del tutto naturale. Secondo me riuscire a coniugare nuovamente dei linguaggi come quelli che continuiamo a far resistere, che continuano a resistere, secondo me è la nuova frontiera dell'arte, deve essere quella. Quindi la mia risposta è assolutamente positiva. Credo che potrebbero coesistere, debbano coesistere, e sarebbe anzi molto bello riuscire
ad immaginare qualcosa che possa vivere, no? Lo stesso tempo, perché poi il bello del teatro, diciamo così, è proprio quello che tu vivi lo stesso tempo. Quando io vado a teatro ho l'ansia da prestazione perché so che ci sono delle persone vere lì, e immagina quello che ha fatto il giorno prima, che ha mangiato, magari fa una male, sta leggendo, cioè tutta questa cosa che io la vivo e patisco in realtà, cioè soffro, è una cosa magnifica, no? Tu vivi lo stesso tempo, questa è una cosa unica. È un pochino anche questo che ho tentato di fare con le dirette, no? Perché? Perché le persone stanno lì e dicono: guarda, sta facendo una scultura, ma se sbaglia, e quelle sono le domande che fanno le persone. Quanta umanità c'è in tutto questo? Vivere lo stesso tempo, è quello che stiamo facendo adesso noi in questo momento. Quindi la mia risposta è sì, sarebbe bellissimo, e penso che potrebbe essere, diciamo, l'immagine anche di un nuovo rinascimento di cui abbiamo bisogno. Ecco, io vorrei dire questo: abbiamo bisogno di un nuovo rinascimento, degli uomini che si sentono, come dire, la peste dei nuovi antichi rinati. La peste della fine del 400 fece nascere il Rinascimento, quindi siamo vicini. Evviva! Però ci devi dire perché Iago. Ah, c'era anche questa nella domanda. Questa ti tocca svelarla adesso, perché hai sempre glissato su questa cosa. No, perché mi dicevano, prima mi chiamavano Nanagna stronzo, allora io ho detto: no, guardate, chiamatemi Iago. È andata così. No, guarda, è successa una cosa nelle mie vicissitudini. Questo fa parte del motivo per cui tantissimi anni fa, adesso possiamo dire tantissimi anni fa, io quando feci il mio primo contratto con un'etichetta discografica, ok? Anche tu rockstar come Marco, Sì, proprio in quel modo. Che successe? Che era il momento in cui l'immagine del produttore musicale cambiava. Cioè, chi è il produttore? Prima il produttore era chi ti dava i soldi, ti infilava in uno studio, no? E tu avevi il denaro per produrre le tue cose, quindi. E ce ne sono stati di grandi produttori, ma oggi col tuo laptop, cioè anche tu ti puoi fare praticamente tutto da solo, cioè il tuo studio, sei indipendente. Vabbè, comunque io feci questo contratto con questa etichetta discografica, così, ma lo feci perché c'erano problemi economici, volevo aiutare in famiglia, e fu un disastro, perché queste persone mi chiesero, presero il mio nome, volevano la liberatoria per vendere le mie opere d'arte, ma le opere scultoree, volevano occuparsi di tutto, volevano una donazione gratuita. Insomma, io uscì dal contratto, andammi in causa, questi volevano 480.000 euro, una cosa del genere. Vabbè, 10 anni è durata questa cosa. Io l'ho vinto perché era un contratto capestro e mi volevano rovinare la vita. Insomma, è difficile, Io non potevo in tutto questo usare il mio nome, perché sarebbe stato come la dimostrazione del fatto che io continuavo a lavorare, a fare le mie cose. Il tuo nome anagrafico non potevi usare? Perché praticamente faceva riferimento, io lavorando, pubblicando musica, facendo tutta una serie di cose, era come una dimostrazione e quindi, diciamo, mi sono dovuto, se tu te le immagini per un attimo, un momento, no? Sei un ragazzino che a un certo punto dicono: no, guarda, non puoi fare più niente. Senti, ma c'è una assonanza con lo Iago verdiano e shakespeariano o no? Cioè per forza, ma guarda che sono più famosi i cani, che vengono chiamati tutti Iago. Se tu vai al parco, a New York chiamano tutti me, quando fai un giro a Central Park chiamano tutti me, è così, quindi sì, in parte, ma in realtà perché è molto vicino a Jacopo, e poi così mi ci chiamano. Mia madre quando si arrabbia mi chiama Jacopo. Angelo, tu hai qualcosa da domandare ai tuoi amici digitali? No, volevo chiedere ad entrambi, in qualche modo, però con la risposta di Iago posso anche intuirla, perché l'anatomia di sicuro gli interessa, però volevo capire se entrambi sono stati mai ispirati dalla scienza per fare qualcosa di dedicato a. Se qualche tema scientifico li ha mai spinti a mettere le mani al loro strumento per creare qualcosa. Marco? Per creare musica direttamente no, perché io sono, ahimè, scottato dall'esperienza della mia gioventù, in cui si pretendeva che la musica fosse scienza, e siccome io, studiando la musica, mi accorgevo che, vabbè, se quella era scienza erano più complesse le tabelline, quindi non mi sembrava il caso di scomodare, come dire, la scienza, quelli che studiano le particelle, no? Ho sempre reagito male a questa pretesa della musica di farsi scienza.
Colpa mia, però mi rendo conto che la domanda invece è interessante, perché questo è, come dire, un mio trauma, un mio complesso, quindi non è granché come risposta. Invece mi sono interessato alle nanotecnologie perché mi è sempre piaciuta l'idea di queste organizzazioni di piccoli corpi, cioè di piccole cose che ne fanno uno. Questo mi ha sempre interessato, questa idea che noi non siamo non siamo così unitari come pensiamo di essere, ma in realtà siamo degli sciami. Noi pensiamo di avere un corpo, ma siamo degli sciami. E quindi molto bello. Questa te la rubo, Marco, te la rubo. Nella maggioranza dei casi siamo degli scemi, però quella degli scemi mi piace molto. Degli sciami, no? Di api, di uccelli, delle specie perché noi anche, insomma, noi allo specchio e anche gli altri li vediamo come tutte le cose compatte, ma è un'illusione ottica. E questa cosa io la trovo molto interessante, perché in realtà noi siamo il frutto di una collaborazione. Anche noi che ci consideriamo così unitari nel nostro io, siamo di una collaborazione che, se smette di collaborare, credono le cose che stiamo vivendo in questo. Bellissimo, grazie. Meraviglioso. Jacopo, no, se non ti ricordo tua mamma quando si arrabbia. Iago. No, tanto non lo sento. Non lo sento, cioè, non mi giro neanche più. È il trauma del processo, Iago, quello lì. Così. No, guarda, tra l'altro per me un esempio di grandissima opera d'arte, io la considero tale, è la Stazione Spaziale Internazionale, cioè quello è l'esempio più grande, secondo me, di cervello collettivo, di creatività, una cosa magnifica. Io rimango a bocca aperta. È la riproduzione in scala della Terra, deve funzionare esattamente come funziona il pianeta Terra, in qualche modo, perché mi interessa proprio come linguaggio quello della scienza, e mi piace il fatto, e questo secondo me è la più grande lezione che deve imparare l'artista in generale, quello della restituzione. Cioè il più grande gesto di restituzione, capire qualcosa, e c'è questa una grande affinità, secondo me, proprio nel fare arte, nel fare scienza. Cioè tu lo dai, la scienza, il risultato della tua ricerca la dai, la metti al mondo, la restituisci come un figlio, no? E così fa l'artista, magari se la tiene per un po', ma tanto poi la deve abbandonare, quello è il problema, finché rimane vivo. Dopo quello appartiene un po' alla collettività, come immagine, come contenuto. Se l'arte riuscisse un pochino a prendere questo aspetto dalla scienza, secondo me farebbe un salto quantico. Io vedo questa grande connessione e mi lascio ispirare piacevolmente, chiaramente. Poi utilizzo dei mezzi che sono estremamente tecnologici e ogni tanto mi fermo a pensare da dove viene tutto quello che, questo smartphone che ho utilizzato per produrre i miei video, no? L'ho fatto consapevolmente, ho detto: ma questo telefono ci fanno le fotografie e i video, perché non faccio dei time lapse, perché non mostro alle persone in diretta quello che faccio? E l'ho fatto con coscienza, sapendo che ci sono state delle persone che hanno ragionato per mettermi a disposizione quella tecnologia che io volevo un pochino celebrare anche, no? Dandole un'immagine, un respiro diverso. Lo facciamo in continuazione, è una nostra scelta. Io scelgo di utilizzare la tecnologia e il genio degli altri a beneficio della mia creatività, e mi piace pensare che ci sia questa relazione tra scienza e arte. Non le vedo molto distanti. Per me è tutto un minestrone di cose, sai. Poi noi gli diamo nomi diversi alle cose perché ci serve a livello di comunicazione per capirci, ma in realtà è tutto un miscuglio. È tutto uno sciame. È uno stormo. Il problema di queste cose è che poi quando si sta collegati si starebbe delle ore. Io già ho rubato, Iago già mi ha detto: guarda, ho sbagliato il tempo del fuso orario, non del fuso orario, dell'ora legale, e ho fatto saltare tutto. Quindi già, va bene, ti ho rubato un sacco di tempo. Marco, sei stato super gentile, perché le connessioni saltavano in continuazione, e Angelo gli devo frenare le mille domande che vuole fare.
Però io intanto mi sono divertito da morire, perché è una cosa bellissima, perché se siamo qui a dialogare, a parlare di arte e di vita e di come questa cosa che ci sta coinvolgendo tutti ci fa vedere tutti una direzione sicuramente migliore, non priva di sofferenze o di difficoltà che tutti quanti, bene o male, chi grandemente, chi in maniera semplicemente perché non può farsi la passeggiata quotidiana, sta soffrendo, ma abbiamo la percezione che abbiamo in mano tantissime possibilità che ci rendono qualcosa di migliore, per poi godere ancora di più delle esperienze, per fare in modo che poi quando andiamo a vedere un'opera lirica e abbiamo pianto e abbiamo riso, ci sentiamo qualcosa di migliore, anche semplicemente dopo aver visto un'opera o aver sentito un racconto della mitologia greca farcito di suoni e di musica che si intersecano insieme. Questo di oggi è un grande regalo che mi avete fatto e che stiamo dando alle persone che hanno semplicemente voglia di ascoltare pensieri che arrivano da strade strane, non convenzionali, che poi alla fine convogliano tutte insieme, un po' come lo sciame di Marco di prima che ci ha fatto abbracciare tutti, no? Ci ha fatto sorridere tutti insieme, ci siamo tutti improvvisamente riconosciuti in questi storni di uccelli che insieme vanno da qualche parte, decidendolo non si sa bene come, ma semplicemente perché vogliono lasciare qualcosa agli altri. Quindi io vi ringrazio, cioè non so cos'altro dire e dirvi che mi impegno l'impegno di rivederci sia digitalmente che fisicamente. Grazie a te. Grazie infinite. Un grande abbraccio. Oh, ci rivediamo. Ci rivediamo. Ciao ragazzi.